Ciao Maker, come promesso volevo farvi un video sul nuovo sistema di riciclo di filamento della Creality, Creality Maker M1 e il trituratore, lo Shedder R1. Vi faccio vedere il progetto e ve ne parlo in dettaglio e vi dico anche perché io personalmente non partecipo al crowdfunding che c'è attualmente su Indiegogo. Eccoci qua, allora sul sito di Creality possiamo vedere la pubblicità diciamo di queste due macchine, perché in realtà ne sono due. Il primo sistema desktop per riciclare e creare il proprio filamento. Allora, l'idea in sé per sé potrebbe essere anche buona, però io vi dico la verità, vediamo nei dettagli e scopriamo anche il perché forse per me sicuramente non è un qualcosa che mi potrebbe aiutare, ma magari ad alcuno di voi sì, e vorrei capire anche se qualcuno di voi ha partecipato a questa crowdfunding e, mi può anche dire magari quali sono stati i motivi che l'hanno spinto a fare questa azione. Allora, qui abbiamo quindi un sistema formato da 2 dispositivi. Uno è il trituratore e uno è il creatore di filamento. Il sistema in sé per sé prevede di andare a sminuzzare quelli che sono i vari spurghi, diciamo, o comunque sia dei piccoli pezzettini di materiale, naturalmente tutti dello stesso tipo, andarli quindi con questo macchinario, andarli a triturare e ad essiccare, così da creare una polvere, dei pezzettini di filamento sminuzzati che possono andare mischiati anche con del materiale vergine all'interno del creatore di filamento. Qui già vedete che c'è una complessità anche nell'utilizzo e c'è una produzione oraria che si attesta sul chilo, quindi con una tolleranza di diametro di più o meno 0,05 millimetri si possono creare dei filamenti a 1,75 millimetri. C'è la possibilità di creare dei filamenti personalizzati perché basta inserire il materiale vergine insieme a altre tipologie di additivi o coloranti o anche fibre di vetro o di carbonio per poter andare a creare dei filamenti caricati o dei filamenti particolari. Contando che magari si possono utilizzare anche fondi di caffè residui, si possono utilizzare anche delle noci tritate per poter andare a dare al filamento che viene creato una un qualcosa di un po' più sul naturale, magari con del pellet vergine di PLA, andare a creare un filamento che si degrada anche nel tempo molto facilmente per renderlo quindi in qualche modo biodegradabile. C'è la possibilità di utilizzare e creare filamenti con siccome la macchina, il maker, può arrivare fino a 350 gradi centigradi e quindi si possono andare a creare PLA, ABS, PETG, ASA, PA, PC, TPU e PET. Sicuramente anche un impatto abbastanza grande, perché stiamo parlando di un dispositivo che è 57 centimetri per 24 per 55, quindi occupa anche un po' di spazio, magari anche più di qualche stampante che voi possedete. Non solo, il trituratore è 28 per 56 per 35, anch'esso è abbastanza importante. Questi 2 dispositivi possono andare quindi a realizzare del filamento, ma, la prima domanda che mi son posto io è: quanto spurgo devo avere per poter andare a realizzare un filamento nuovo? O perlomeno è questo l'obiettivo di questa macchina, cioè il fatto di utilizzarla come, ehm, riciclatore di spurghi? Sì, no, più no che sì, perché, stampando tutti i giorni, facendo 2 stampi al giorno per 1 anno, ho tirato fuori all'incirca 2 chili di residui. Quindi per me personalmente non avrebbe senso utilizzare un macchinario del genere
che ha anche un costo abbastanza importante che poi andiamo a vedere, per poter andare a recuperare in realtà 2 bobine di filamento, quindi del costo di, possiamo dire, ad esagerare 40 € e quindi magari spendere un X per poter andare poi a fare un qualcosa del genere. Non solo questo, siccome con le mie vecchie macchine che avevo, le mie vecchie stampanti, quindi sia con la Cobra 3 sia anche con la i3, Mega S che, con la A1 Mini, ho sempre cercato di realizzare delle stampe multicolore utilizzando sempre, un qualcosa di o a oggetto per non avere troppe diciamo troppi spurghi, o addirittura a farlo da un piatto, con un piatto di un colore, un piatto di un altro, un piatto di un altro, così poi da andarla a minimizzare più che altro quello che per me è sempre stato visto come un problema. Poi è arrivata la Snapmaker 1 e lì invece mi son ripreso, nel senso da fare le stampe multicolore, e mi ci sto anche divertendo, appunto perché è una stampante che mi permette di farlo con meno spurgo possibile, anzi, diciamo che solo la torre di quello che è di più è la torre di spurgo, perché per il resto è 0 di scarto. Dopo di questa mi è arrivata anche la Cobra X, che comunque sia crea spurgo, quindi non la uso per fare stampe, multicolore, lo si può fare, ma cerco di limitare anche lì, appunto perché non sono amante dello spurgo. Quindi, questo è un breve video e volevo parlarvi di questo, e vi voglio far vedere anche quello che stanno facendo sulla piattaforma Indiegogo, che è una piattaforma di crowdfunding e quindi un po' come Kickstarter, e qui attualmente si è arrivati ai 4.600.000 € di fondi raccolti da 4.233 sostenitori. Mancano 37 giorni. È stato finanziato, e l'obiettivo era di 86.000 €, è stato finanziato in circa 16 minuti dall'apertura, quindi c'è stato anche un grande interesse su questo, anche perché c'era un ulteriore sconto di $300 per poterla prendere. In realtà anche qui non era uno sconto, cioè la si acquista al prezzo che c'è attualmente, per poi avere tra un paio di mesi un rimborso di $300. Vediamo quant'è il prezzo. Stiamo parlando di una accoppiata, quindi sia con il filament maker M1 che lo, shredder R1, il trituratore, per una cifra di 1.068 €. 1.068 € che con le 50 dollari che magari fino a qualche settimana fa c'era la possibilità di poter, diciamo, fare un preordine, vi permette di avere $300 di sconto, 300 € di sconto, ma si va a pagare la cifra completa e poi tra un po' c'è un rimborso, un po' come è successo anche con la, Snapmaker 1. Vediamo tutte le altre ricompense che ci sono, quindi tutte e 2 i macchinari a 1.068 €. Solamente il trituratore a 444 €, solamente il filament maker a 712 €, e in più la possibilità anche di andare a prendere del pellet vergine. Come potete vedere 3 chili di PLA di pellet, stiamo sui 34 €. Questo perché ve lo dico? Perché, con 34 € ci escono 3 bobine di filamento di PLA già finite e fatte, e magari anche ehm, con una differenza di spessore anche al di sotto dello 0,05. I miei dubbi quali sono? Sono questi: con $1.000, se ho con 1.000 €, 1.068 €, non vado ad acquistare magari un recuperatore di filamento, ma magari lo dedico per acquistare una macchina, che potrebbe essere in questo caso anche la 1, visto che per un altro paio di giorni sta ancora a sconto, sta sulle 8,50, passerà a 899 tra un paio di giorni. Eventualmente, se vi interessa, vi lascio anche un
uno sconto del 5% direttamente, in descrizione. Perché vi dico questo? Perché sto valutando di acquistare una macchina un pochino più performante, che mi permetta anche di andare ad avere una camera chiusa riscaldata. Ci sto pensando in questi giorni e sicuramente questa è una cifra che mi permetterebbe di acquistare una macchina e non un riciclatore, ma che magari non userò per niente, non solo per fare dei video che però, ti dico la verità, se non la prendo io, non vedo perché la dovrei consigliare a qualcun altro. Un altro dubbio che mi è venuto è questo: il trituratore in sé accetta solo dei piccoli diametri. Ciò significa che dovrò, nel caso in cui voglio utilizzare un qualcosa del genere, dovrò già pre-triturare quelli che sono magari le torri di spurgo o dei pezzi che sono usciti male. Ciò significa che, così com'è, questo dispositivo può essere più un impiccio che non un aiuto. Il filament maker di suo ha che comunque sia va utilizzato pellet vergine, al massimo si può utilizzare pellet da riciclo per il 50% e questo fa sì che, possa essere usato sì per creare nuovo filamento, ma per il riciclo lo vedo un po' una, come dire, uno specchietto per l'allodole, cioè no, non, se dovete utilizzarlo per il riciclo e avete pochissimo spurgo, 1 chilo, 2 chili di spurgo, ve lo dico personalmente, non lo fate, perché spendere 1.000 € per poter andare, quando in quanto tempo riuscite a recuperare e a rientrare? Quindi io voglio capire chi l'ha preso, se magari qualcuno di voi l'ha preso, voglio capire il motivo anche che l'ha spinto a prenderlo e magari il anche quanto spurgo fa per poter far sì che sia un qualcosa che inizi a rendere o perlomeno ci si fa da pari. Niente, io chiudo qui il video. Era un video di presentazione perché volevo far vedere che comunque è un progetto che sta andando e volevo capirne anche il motivo, perché ci sono delle, sicuramente delle, torniamo su in cima, okay. Ci sono sicuramente delle, ci vuole un po' di tecnica nel saper creare il filamento, del saperlo recuperare, e quindi non è proprio immediata la realizzazione del sistema. Non so quanto sia facile per chi è alle prime armi con il riciclo del filamento. Comunque 4233 sostenitori ci sono. Non critico sicuramente chi l'ha preso, perché magari avrà i suoi, diciamo, avrà fatto i suoi conti e sicuramente sarà stato invogliato in un qualche progetto che vuole realizzare. Mi fa piacere se magari qualcuno di voi l'ha preso, che me lo faccia sapere anche nei commenti, ed eventualmente quando gli arriva, se vogliamo fare magari anche una live insieme, giusto per vederlo insieme come che funziona, mi piacerebbe, ecco, vederlo in quest'ottica. Vi ringrazio, vi aspetto per i prossimi video, ci vediamo alla prossima.